Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plak e oggi parleremo di privacy su Bitcoin attraverso uno strumento che è utilizzato pochissimo e anzi è addirittura sconosciuto a tante persone. Sto parlando del PayJoin. PayJoin è un protocollo per le transazioni Bitcoin chiamato anche Pay to Endpoint che va ad aumentare notevolmente la privacy delle transazioni stesse, perché è come se fosse una sorta di CoinJoin ma con la finalità di effettuare un pagamento. Ve ne voglio parlare perché da poco è uscita la versione 2 di questo protocollo che va a migliorare notevolmente l'esperienza utente. Bene, per riuscire a spiegarvi però bene il PayJoin dobbiamo prima avere chiaro lo schema di una transazione. Qui sotto è comparsa una transazione che possiamo definire classica. Alice effettua un pagamento a Bob e riceve del resto. Ora, pur non essendo io un esperto investigatore della blockchain, posso dedurre da questa transazione quale sia l'importo pagato e quale sia il resto, ma al di là di questo mi interessa che vi stampiate in testa questo schemino. Una transazione come questa ha un input e due output. Per semplificare ancora di più la transazione, proviamo ad utilizzare termini e cifre a noi più comuni. Come potete vedere qui sotto, invece che usare un indirizzo, usiamo i nomi e gli euro al posto dei sats. Quindi, in questo caso, abbiamo Alice che deve pagare a Bob 10 euro. Usa una banconota da 50 euro, che sarebbe un suo UTXO, e riceve 39 euro di resto, perché 1 euro lo ha speso per le commissioni. Fin qui tutto semplice, no? Prima di andare avanti vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video oppure sfruttando il Lightning address presente in descrizione. E qual è il miglior modo per conservare i vostri bitcoin che non volete trasferire per nessun motivo? Beh, conservarli su un hardware wallet. Se dovete quindi acquistare un hardware wallet, potete usare il codice PLAC per avere uno sconto del 5% sull'acquisto dei prodotti Bitbox come il Bitbox 02, del quale trovate anche un tutorial completo sul mio canale. Bitbox 02 è un sealing device molto semplice da utilizzare, open source e di produzione svizzera. Un ottimo compromesso tra semplicità di utilizzo e sicurezza dei vostri fondi. Vi lascio il link diretto in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. Dunque, eravamo rimasti ad Alice che paga con 50 euro Bob e riceve il resto. Noi sappiamo che molto spesso non usiamo solo un UTXO per effettuare una transazione, ma ne usiamo diversi e semplicemente il wallet li unisce per arrivare alla cifra che dobbiamo pagare. Quindi la nostra transazione potrebbe anche essere così, come vedete qui sotto. Alice ha due UTXO, uno da 7 euro e uno da 9 euro, che usa per pagare 10 euro a Bob e riceve 5 euro di resto pagando 1 euro di commissioni. Fin qui tutto chiaro, no? Noi, quando stiamo vedendo una transazione in un Block Explorer, diamo per scontato che gli input appartengono tutti alla stessa persona. Potrebbero anche esserci stati tre indirizzi, avremmo sempre pensato che fossero stati tre input della stessa entità, di Alice nel nostro caso. Ovviamente sto semplificando, ma in linea generale è così. Molto bene, ora facciamo un passettino avanti. Abbiamo detto che il PayJoin è una transazione collaborativa tra chi paga e chi riceve. Fino ad adesso abbiamo sempre interpellato Alice, ma ora chiamiamo anche in causa Bob. Il concetto di fondo è: come faccio io a far sì che tutte le ipotesi che abbiamo fatto noi guardando la transazione non siano così scontate e che quindi non sia così semplice per chi analizza la blockchain per mestiere riuscire a capire quanti fondi sto trasferendo a una determinata controparte? Ecco, qui entrano in gioco Bob e il PayJoin. Sì, perché Alice ha interesse a non far sapere quanto sta pagando a Bob e Bob ha interesse a non far sapere quanto sta ricevendo da Alice. Si mettono quindi d'accordo e fanno una transazione collaborativa. Si parte dalla prima transazione che abbiamo visto. Alice paga con 50 euro Bob, ma questa volta anche Bob ci mette un suo input di 30 euro. Quindi la transazione diventerà uno spostamento di 40 euro verso Bob e 39 euro di resto verso Alice, con 1 euro di commissioni. Curioso, no? Abbiamo effettuato lo stesso pagamento, ma abbiamo creato confusione sostanzialmente. Allora, guardate sotto le transazioni che vi mostro. Questo pagamento e questo pagamento sono uguali. È sempre Alice che paga 10 euro a Bob, ma la transazione è completamente diversa. Ok, prima di continuare volevo ricordarvi che anche il 2025 sarà pieno di conferenze Bitcoin in tutta Europa, ma la prima che vi consiglio e quella alla quale è obbligatorio partecipare è proprio in Italia, a Brescia. Sto parlando del Bitcare Forum 2025.
Il BitCare si è già imposto come la principale conferenza italiana, con i migliori divulgatori italiani in circolazione. La conferenza sarà tutta in lingua italiana, con un ospite internazionale che però parlerà in italiano. Ci saranno diversi palchi e tanti workshop, quindi vietato mancare. Ci vediamo il 10 maggio a Brescia, mi raccomando. Ragazzi, se siete indecisi, i biglietti stanno finendo e quindi purtroppo dovete prendere una decisione. Vi lascio comunque il link in descrizione al sito internet per poter acquistare biglietti e se utilizzate il codice PLAC avete un 10% di sconto sul prezzo del biglietto. Ragazzi, veramente affrettatevi se volete, poi piuttosto rivendete il biglietto se non riuscite a partecipare. Un'altra conferenza da non perdere, però questa volta è internazionale, è il BTC Prague 2025, che si svolgerà a Praga dal 19 al 21 giugno. La conferenza più grande d'Europa con speaker internazionali, una zona expo piena di aziende del settore e tanta gente con cui passare 2 splendide giornate. Se siete indecisi, io vi consiglio di prendere anche solo il biglietto expo che vi dà accesso alla zona espositiva, ma fidatevi che anche lì ci sarà veramente tanta gente, tanti palchi con tanti ospiti e tantissimi espositori. Vedrete che ne varrà la pena. Magari fate una cosa, andatevi a riprendere i video che ho fatto l'anno scorso, che sono proprio divisi per zone, così avete un'idea chiara di che cosa troverete. Anche qui potete utilizzare il codice PLAC per avere un 10% di sconto sul prezzo del biglietto. Link in descrizione per i ticket, ci vediamo anche a Praga. Poi, infine, abbiamo anche un altro evento in cui invece sarò speaker, che è il Bitcoin Pizza Day a Rimini il 24 maggio. Una giornata per ricordare le 2 pizze pagate 10.000 bitcoin da Laszlo nel lontano 2013. Questo sarà un bel ritrovo per poter scambiare 4 chiacchiere tutti insieme, mangiare una pizza, ma anche con tanti interventi da parte di molti speaker, tra cui io. Quindi mi raccomando, non mancate neanche a Rimini. Bene, riprendiamo il nostro discorso. Abbiamo detto che le 2 transazioni sono uguali, ma lo sappiamo solo noi che stiamo pagando o che stiamo ricevendo, perché in realtà se una persona esterna guardasse la blockchain e vedesse queste 2 transazioni, non immaginerebbe mai che in realtà sono la stessa cosa. Guardate, proviamo a vedere le 2 transazioni come si vedrebbero su mempool.space, quindi senza i nomi. Se analizziamo la prima, possiamo dedurre le stesse cose che abbiamo dedotto prima sostanzialmente. Quindi possiamo immaginare che qualcuno ha mandato 10 euro a qualcun altro usando un UTXO da 50 euro e ricevendo il resto. Ma se ora analizziamo la seconda, qui le cose cambiano, perché io sono propenso a pensare che qualcuno ha inviato 40 euro a qualcun altro usando 2 UTXO e ha ricevuto 39 euro di resto, quando in realtà noi sappiamo che è sempre qualcuno che ha mandato 10 euro a qualcun altro, ma facendo un pay join. Direi che abbiamo decisamente mescolato le carte e abbiamo nascosto la transazione reale in una transazione fittizia. Ma com'è possibile tutto questo? Beh, è possibile proprio grazie a questo protocollo Pay to Endpoint, che utilizza le PSBT per creare questo tipo di transazione. Detto in soldoni, è necessario utilizzare 2 wallet che implementano questo protocollo. Poi chi effettua il pagamento creerà una transazione inserendo il suo input, poi la firmerà solo parzialmente e la invierà al destinatario che inserirà il suo input e firmerà anche lui la transazione. In questo modo avremo una transazione con 2 input e 2 output, ma i 2 input appartengono a 2 entità differenti. Fino ad oggi era necessario che le controparti fossero entrambe online per poter effettuare il pay join. Questo era comunque un elemento che ne limitava l'utilizzo. Ma oggi abbiamo l'async pay join che permette di effettuare queste transazioni senza che le controparti siano online nello stesso momento. Questo è un passo enorme per la privacy on-chain, anche se al momento è veramente poco utilizzata questa pratica. Ma sappiamo che lo sviluppo e le implementazioni effettive su Bitcoin sono molto lente, quindi l'importante è che ci siano e siano funzionanti questi protocolli. Poi pian piano impareremo ad utilizzarli, migliorando così la nostra privacy on-chain. Bene ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel mi piace e ditemi che cosa ne pensate di questo protocollo nei commenti, almeno se lo conoscevate già. Noi ci vediamo venerdì con il glossario Bitcoin, lunedì con la rassegna stampa e mercoledì con un nuovo video. Ciao!